in collaborazione con Madonna di Campiglio, Val Sugana, Val di Sole. Cari amici telespettatori, benvenuti da Floriano Omoboni al consueto appuntamento settimanale con SportDor.tv, la multipiattaforma TV e web tutta dedicata allo sport e al turismo, puntata questa tutta dedicata alla Marmotta Trophy. Siamo in Val Martello, gara di sci alpinismo, 14ª edizione. La Val Martello è una valle laterale della Val Venosta, si esce dall'autostrada del Brennero, Bolzano, si sale per la Val Venosta, Merano, Silandro e a sinistra si sale in questa bellissima valle che è lunga 27 km, ha una superficie di 14.500 ettari con 900 abitanti, posizionata proprio alle falde del Parco Nazionale dello Stelvio, che è il parco numero 1 in Italia, istituito nel 1935, diviso fra Lombardia, Trentino e Alto Adige. Con me a commentare questo territorio, immagini mozzafiato preparate dal nostro tecnico Gianluca Poddighe, il sindaco della Val Martello, nonché il presidente del comitato organizzatore Georg Stetter. Ho detto qualche cosa inesatta, sindaco, sulla vostra valle? Mi sembra una valle unica, immagini che parlano da solo. No, hai detto tutto verità, diciamo, come ci ha detto, la Val Martello si trova in Alto Adige, Val Venosta, diciamo, se arriviamo da Milano, prendiamo la A22 verso Bolzano, da Bolzano dopo la superstrada fino a Merano, dopo verso Parsuresia, dopo mezz'ora arrivi a Laces in Val Venosta, al bivio sinistra e si sale in questo. E si va in questa Val Martello. Marmotta Trophy, la scorsa settimana abbiamo detto della Coppa del Mondo, perché la Val Martello è una valle unica, non ci sono impianti funiviari, non ci sono impianti sciistici, quindi è il paradiso proprio dell'outdoor, delle discipline all'aria aperta, d'inverno, sci alpinismo, biathlon e tante camminate, soprattutto d'estate, salite verso il Parco Naturale dello Stelvio. È il regno delle fragole, a giugno c'è una bellissima festa dedicata alle fragole, veramente la cultura delle fragole copre tantissimi migliaia di ettari proprio per questo alimento che è veramente unico, nasce qui in Val Martello. E Marmotta Trophy perché appunto è la valle delle marmotte, e poi prende il nome da questa cima della marmotta che appunto ha le falde del Cividale, giusto? È una delle cime della vostra valle, per quello si chiama Marmotta Trophy, 14ª edizione. Sì, qua sulle immagini si vedeva anche il Monte Cevedale, proprio la Marmotta è una cima un po' vicina del Monte Cevedale, che è una delle cime principali della nostra valle. La Marmotta Trophy si chiama Marmotta Trophy perché ci giriamo sempre intorno a questa cima. In questa cima bellissima, divisi in maschi e donne, oltre 70 iscritti, perché c'è stata una grande... diciamo siete stati anche fortunati per il calendario, perché la scorsa settimana abbiamo parlato della tappa di Coppa del Mondo, 6 gare nella stagione 2021-22, 3 in Italia, a Ponte di Legno con Adamello Ski Ride e in Valtellina a Caspoggio con la Valtellina Orobi per la Coppa del Mondo, e in Val Martello il venerdì e la domenica gara sprint, gara individuale il venerdì, questo nel weekend 18-20 di marzo, e il sabato nello stesso percorso la gara individuale dove ha vinto l'azzurro David Magnini con ben 5 azzurri nei primi 5 posti, spazio anche per gli amatori, e questa è una grande soddisfazione perché in pochi possono dire di fare una gara con un percorso di Coppa del Mondo, e voi ce l'avete fatto, è questo percorso che vediamo. Sì, è nato così, noi abbiamo recuperato questa Coppa del Mondo come avevi detto già te, da Madonna di Campiglio, e così noi eravamo già tutti pronti per la Schimo Alpen Cup, la Coppa delle Alpi, e dopo non abbiamo voluto rinunciare all'Alpen Cup perché c'erano
c'ha tanti 60 iscritti, per cui dopo abbiamo detto che venerdì Coppa del Mondo e sabato Alpen Cup, e loro dopo, come si vede qua, sono partiti lì dove il giorno prima sono partiti quelli professionisti della Coppa del Mondo. Quindi l'utile dilettevole, avete recuperato la tappa di Coppa del Mondo in calendario a Campiglio disdetta che avete recuperato voi e l'avete messa insieme alla gara dove avete dove già da 14 anni che c'è questa gara. Una gara importante perché è una gara affiliata alla Grand Course. La Grand Course, per chi non lo sapesse, è il circuito di gare europee più importanti nel mondo dello sci alpinismo, che diventerà sport olimpico nel 2026. Le 6 gare sono, ci fa piacere citarlo perché ne parliamo sempre all'interno di Sport d'Oro TV, la Patrouille del Glacier in Svizzera, poi il Pierramenta in Francia e poi altre gare italiane come la Damello Ski Ride, il Mezzalama e il Tour d'Uruto e Mezzalama in Val d'Aosta, la Damello Ski Ride sulle montagne della Damello, evento organizzato dall'amico Mottinelli. Questa è una gara affiliata della Grand Course, quindi una gara che sta facendo un percorso per poi entrare nell'elite mondiale dello sci alpinismo come la Transcavallo e la Cima d'Asta Lago Rai, altre gare importanti di sci alpinismo. Una grande soddisfazione, sindaco, far parte della gara affiliata della Grand Course e poi anche gara Ski Alpen Cup, che è un altro circuito europeo, però una gara italiana, questa della Marmotta Trophy, una gara in Germania e una gara in Austria. Quindi in questo siete nati solo 14 anni fa, ma avete fatto tanta strada in così pochi anni. Sì, diciamo lo staff, il comitato di organizzazione ha lavorato bene, l'associazione sportiva, tutti quanti, siamo un bel gruppo e abbiamo lavorato, direi, molto bene. Siamo affiliati anche alla Grand Course, come avevi già detto l'amico Mottinelli, che ci ha dato una mano per entrare lì. Già da anni dopo siamo anche Alpen Cup, no? Perché dopo il movimento è grande, così adesso come disciplina olimpica il sci alpinismo è entrato lì, si chiude un po' il cerchio. Dopo adesso esiste solo la Coppa del Mondo e i campionati del mondo, però dopo in futuro probabilmente Alpen Cup diventa Coppa Europa, qualcosa come in altri sport, così man mano si chiude il cerchio e dopo chi è meno forte parte nella Coppa Europa, chi è più forte parte nella Coppa del Mondo. Adesso è ancora così, i più forti partono nella Coppa del Mondo e gli altri un po' ancora non tutti professionisti, anche metà anche amatori, partono dopo in una gara come qua, l'Alpen Cup. Quindi l'Alpen Cup, quindi un circuito importante, però ricordiamo 2026 Giochi Olimpici Milano Cortina, le gare di sci alpinismo si fanno, lo sci alpinismo è entrato come disciplina olimpica, si terranno in Valtellina queste gare, però è importante per il movimento. Abbiamo parlato delle gare della Grand Course, dell'importanza di questa disciplina sportiva, abbiamo parlato della Ski Alpen Cup e soprattutto della Coppa del Mondo e soprattutto della Marmotta Trophy. Prima edizione nel 2008. Com'è nata l'idea nel 2008, 14 anni fa, di fare questa manifestazione? Subito grande successo, l'anno dopo, nel 2009, campionato italiano a squadre e poi è diventata anche con l'Austria Ski Tour e Coppa delle Dolomiti, poi una gara fisi, una World Cup per gli SMF, insomma anno dopo anno siete cresciuti e quest'anno Coppa del Mondo individuale e sprint in concomitanza col Marmotta Trophy. Prima avevi chiesto come è nata un po' per caso. C'è un amico che si chiama Silvano Marinelli che era nella FISI di Bolzano che dopo un certo momento ha chiesto dobbiamo cercare chi organizza gare di sci alpinismo sul livello abbastanza alto, diciamo, e dopo così abbiamo fatto una volta una visita in estate. Io conoscevo questo Silvano da anni, abbiamo fatto una visita in estate e dopo abbiamo visto che i percorsi ci sono, adesso troviamo un team che organizza e dopo abbiamo provato nel 2012
2008 la prima volta, e dopo abbiamo continuato fino a quest'oggi, abbiamo già fatto 5 volte anche Coppa del Mondo, diciamo. Un grande successo, le immagini parlano da sole, un weekend spettacolare, un inverno molto strano, tanta neve a fine novembre, primi dicembre, che ha lanciato una grande ponte della Immacolata e poi Natale, 3 mesi di siccità assoluta, gennaio-febbraio, e poi a marzo un po' di neve per allungare la stagione a Pasqua. Qui siamo proprio all'interno del parco istituito nel 1935, Presidente. Cosa vuol dire essere all'interno del Parco Nazionale dello Stelvio? Dalla parte di là siamo proprio in Val di Sole, verso Peio, si sale poi verso il Tonale, verso il Gavia e lo Stelvio. Voi siete dalla parte appunto dell'Alto Adige. Cosa vuol dire essere in questo territorio? Ecco, sullo sfondo che vediamo proprio, bravo il nostro tecnico Gianluca, cosa vuol dire far parte di questo parco, e soprattutto ora che c'è voglia di natura, di ambiente, è importante soprattutto per l'estate, per le camminate, d'inverno sci di fondo, sci alpinismo e tanto biathlon, un turismo alternativo, lo possiamo definire così. Sì, qua siamo proprio dentro nella natura, in mezzo al Parco Nazionale del Stelvio, in mezzo dei ghiacciai della natura, dove ci sono le alte vie, c'è l'alta via dell'Orte, c'è l'alta via del Marmo, c'è l'alta via della Gola della Plima, ci sono tantissimi percorsi dentro nel parco dove i turisti, chi vuole fare il ghiacciaio, chi vuole fare solo la camminata, c'è di tutto, ci sono le malghe, ci sono i rifugi, c'è un turismo molto molto naturale, diciamo, si mangia bene, ci sono i bei percorsi per cui i turisti arrivano in tanti, soprattutto negli ultimi anni. Come è andata la stagione invernale? Una stagione dal punto di vista climatico, le immagini parlano da sole. Come è andato l'inverno? Cosa vi preparate per l'estate 2022? Sì, in estate, come ci ha detto, siamo famosi per le fragole, per i frutti di bosco, vengono coltivati anche ciliegie, radicchio, cavoli, tutto quanto nella nostra Val Martello, fuori nella Val Venosta anche è famosa soprattutto per le mele, sopra tutti questi prodotti facciamo anche la festa delle fragole e diverse altre manifestazioni per gli abitanti, però anche per i turisti che arrivano da lontano, diciamo. Arrivano da lontano, poi c'è sempre meno voglia di viaggiare lontano per, diciamo, la pandemia che purtroppo ancora ci attanaglia. E qui sulla sinistra vediamo della roccia, cos'è? Un cervo, un cinghiale? No, mi pare... Non è un cane? Adesso non l'ho visto, penso che era un cane. Ah, no, era un cane che sembrava, noi, siccome siamo in un parco, paradiso, però dopo non stanno così fermi lì dove arrivano tutti con i sci. No, perché mi ricordo una volta che ho fatto in macchina sullo Stelvio e sono rimasto scioccato da quanti camosci c'erano che attraversavano la strada. Io l'ho fatto per lavoro, un tratto in macchine, era inizio estate e c'era poca gente, era sul tardi, e c'era la macchina, ero circondato da questi camosci che veramente venivano, io mi ero fermato a guardare il panorama e venivano lì, quindi è normale, giusto? Sì, lì soprattutto allo Stelvio sono abituati anche le macchine e i turisti, per cui non sono così, come si dice, non scappano così veloce, per cui con un po' di fortuna si possono inquadrare, ma comunque riesci quasi a toccarli. È difficile. Ecco, qui dove siamo invece? Qua si vede adesso la punta Cevedale dietro, no? Il Cevedale che è la montagna più famosa l'Ortas e il Cevedale sono abbinate, sì, no? Le due montagne. Ortas e Gran Zebuio, il Cevedale sono le cime più famose del gruppo Orclas, diciamo, del Parco Nazionale del Stelvio. Dopo dall'altra parte c'è la Valtellina, c'è il Beio, c'è la Rabi, siamo proprio dalla Val di Sole e anche dall'altra parte del Se uno volesse fra le due valli quanto ci vuole? Se uno la volesse fare quanto ci vuole? Dopo dipende sempre dal motore che c'hai, se corre veloce come questi qua in un paio di ore sei tranquillamente lì. Noi non lo so, ci mettiamo un po' di più.
Però insomma non è, in una giornata si la può fare. Sì, tranquillamente, ci sono anche i rifugi, si può anche dormire, però in una giornata non c'è problema, vai a Peo, anche a Santa Caterina o dall'altra, se attraversi dall'altra in Val Solda, Val Venosta, diciamo. Che nomi, che spettacoli, guardate che immagine, come fa a salire, guardate quanta poca neve che c'era. Ultimi gocci. L'ultime gocce, quello veramente è il Federico Nicolini che è al comando, perché il percorso, lo ricordiamo, era come la Coppa del Mondo, come questi sono gli amatori Marmotta Trophy. Il percorso era lo stesso, proprio una striscia, una lingua che stanno facendo tutti gli atleti. Questo una bravura loro che stanno salendo in queste condizioni, ma voi che avete fatto un percorso unico, perché lo ricordo, era il dislivello di 1575 metri, un percorso di 18 km e 400 metri con 6 salite, 5 discese e 2 tratti a piedi in campo maschile. In campo femminile il dislivello era inferiore, un 1270 metri e di 15 km e 400 metri, quindi 3 km in meno, una salita in meno, 5 anziché 6, 4 discese e un solo tratto con gli sci in spalla. Questo in campo femminile. E questo è appunto, guardate qui che immagini, guardate qui, veramente qui siamo tornati sul campo femminile. Al comando in campo femminile c'è la Martina Valmassoi, davanti alla Stefanie Crole, terza Giorgia Felicetti. Siamo quasi nel tratto finale. Abbiamo detto festa delle fragole a giugno, ma sicuramente il vostro periodo clou è luglio-agosto, quando in effetti ci sono le ferie per gli italiani e per i tanti. Voi siete anche molto ambiti da un tipo di turismo mitteleuropeo, giusto? Tanti austriaci, tanti tedeschi e tanti italiani. Ma io direi la maggior parte sono italiani e tedeschi, dopo ci sono svizzerotti, dopo ci sono anche del Benelux, diciamo, Paesi Bassi, Belgio, Austria. Quante strutture ricettive avete? Ma noi abbiamo anche la palestra dell'arrampicata, una grande palestra di arrampicata in valle, c'è anche l'arrampicata sulla riga del Ciovaretto, dove puoi fare l'arrampicata proprio di 80 metri sulla riga di Ciovaretto, proprio c'è il lago di Ciovaretto, c'è la grande riga e lì c'è anche l'arrampicata su. Si può anche salire in arrampicata, ci mancava anche l'arrampicata, abbiamo detto biathlon, sci di fondo e sci alpinismo nel periodo invernale, d'estate l'enogastronomia, frutti di bosco e fragole, ma tante passeggiate in questo paradiso che appunto è il Parco Nazionale dello Stelvio. Tante strutture ricettive nonostante una popolazione di sole 900 abitanti e poi tante strutture, maghe e rifugi in alta quota. Questa è l'ultima salita, adesso c'è la discesa verso il traguardo, ma anche non è sullo sfondo il Cevedale, una delle montagne assieme all'Ortres più alte del Trentino, oltre 3000 metri, proprio nel cuore dello Stelvio, grande spiegamento di mezzi televisivi, ed ora si ritorna verso il centrovalle, verso il centro del biathlon, no? Giusto che... No, qua l'arrivo è proprio su in alta valle, vicino al vecchio Hotel Paradiso. Sul centro biathlon c'era dopo, diciamo, domenica, c'era la sprint, domenica c'era lo sprint al centro biathlon. Ecco, questo è il tratto finale della discesa, condizioni in effetti, qui l'altitudine quanto siamo? Siamo su 2000-2500 metri. Ma qua siamo su 2600 più o meno, diciamo. Qua si vede che anche la neve è molto molla, gli atleti fanno anche fatica a scendere, però ognuno deve prendere la sua andatura, chiaro. Però i tempi di gara, noi stiamo controllando i tempi di gara e abbiamo visto che il vincitore che ha vinto nella gara della Coppa del Mondo, Davide Magnini, ha chiuso in ora 38,57 e la Axel Mollare ha chiuso in ora 32,50. Il percorso è lo stesso. Questi sono amatori, però amatori
che vanno forte, perché siamo sul filo, non faranno l'1.32, l'1.30 come hanno fatto Magnini e la Mollare, però sicuramente al comando c'è Federico Niccolini del club Brenta Team, è del 94, quindi non è più giovanissimo, però siamo sul filo degli 1.40, quindi farà una gara eccezionale, perché d'altronde sono questi cosiddetti amatori. Questo è un tratto di discesa molto difficile, tutto è pronto per il 2023, chiuso il 2022, Coppa del Mondo e Marmotta Trophy, gara affiliata alla Grand Course. Quali sono i vostri progetti futuri per gli anni a venire? Sì, noi il progetto c'è, vogliamo continuare con la Coppa del Mondo anche nel 2023 e dopo anche gare amatoriali. Abbiamo sempre in programma anche in futuro gare amatoriali, però non è ancora deciso quale e come. Però la Coppa del Mondo noi facciamo la proposta anche alla Federazione Internazionale per continuare anche in futuro la Coppa del Mondo in Val Martello. Coppa del Mondo di Val Martello 2023 e negli anni a venire, in attesa delle Olimpiadi 2026, e qui siamo proprio nell'Alta Valle. Queste sono immagini spettacolari, immagini che parlano da sole, sindaco. Ma qua scendiamo l'ultimo tratto fino dopo arriviamo giù finché per gli ultimi 300 metri mettono ancora le pelli e arrivano diciamo all'arco ecco qui dell'arrivo. Infatti la vittoria, avete visto Martina Valmassoi in 1.47.34, seconda è arrivata Stéphanie Kroll e terza classificata Giorgia Felicetti. Le abbiamo viste in alta quota in questa posizione, 1.47 contro 1.32, 15 minuti di ritardo rispetto alla Mollare, è un grande risultato. Come un grande risultato lo fa Federico Niccolini del 94, che chiude in 1.49.33, Gabriele Leonardi in seconda posizione in 1.53.17, un distacco di quasi 4 minuti, 3.45, ottimo terzo Lucas Manger, e poi Sepp Huber in quarta posizione, in quinta posizione Alex Salvadori. Però tempi eccezionali, un grande risultato, qualche ritirato c'è stato, ma sui 70 partenti 35 al traguardo, un grande risultato, sindaco. Sì, qualcheduno, come ci ha detto, parliamo di amatori e qualcheduno dopo a metà strada si è fermato a mangiare le fragole. Si è accorto che forse il tratto era troppo duro per lui, per cui dopo qualcuno, anche se dopo non arriva l'arrivo, è importante che nessuno si fa male, che tutti dopo alla fine scendono sani, diciamo, perché come abbiamo visto dall'immagine scendere non è così facile, per cui noi siamo contenti che l'organizzazione nessuno si è fatto veramente male né nella Coppa del Mondo né nell'Alpen Cup, per cui questo è anche un grande aspetto che dove si deve guardare su una gara del genere. Ecco il podio finale, un plauso va anche alle categorie, nei senior ha vinto Silvano Golf, nelle donne Elias Per, poi nei juniores Nils Oberhauer, poi nei master abbiamo visto qualche ruga in più, Thomas Keller davanti a Martin Elsner, poi in terza posizione Teresio De Monte. Questo per quanto riguarda, e anche fuori abbiamo detto, abbiamo in classifica anche Hannes Lucas Hofer. Ecco, queste sono le varie categorie. Siamo in chiusura, un bilancio soddisfacente, sindaco, di questa 14ª edizione della Marmotta Trophy, gara anche Coppa del Mondo di sci alpinismo. Sì, qua siamo molto contenti, ci ha dato una mano alla fine anche il tempo, era un po' difficile con la neve per tutto quanto, però l'organizzazione, tutto lo staff ha lavorato benissimo, diciamo, siamo molto contenti, siamo riusciti a fare 2 giorni di Coppa del Mondo, un giorno di Alpen Cup, tutti insieme abbiamo tirato e siamo molto contenti. Martina Valmassoi, bellissima vincitrice della 14ª edizione della, qui facciamo un po' di terreno, si balla anche un po' di soddisfazione, non guasta, giornata splendida, lo ricordiamo, 18-20 di marzo 2022, Marmotta Trophy 14ª edizione e sesta prova della Coppa del Mondo di sci alpinismo. Siamo in chiusura, ringrazio Georg Alstatter, sindaco della Val Martello,
Martello e presidente del comitato organizzatore. Puntata questa, come avete visto, tutta dedicata al sci alpinismo, ma mototrofi. Ecco qui l'amico Georg che parla, una bella ragazza. Ecco qui il nostro sindaco che parla appunto con una turista, e non solo, la Martina Fleischmann, marketing manager del comitato organizzatore. Noi ci vediamo settimana prossima, stessa ora, stessa frequenza, sempre con sportdor.tv, la multipiattaforma TV e web tutta dedicata allo sport e al turismo, e chiudiamo con questa bellissima cartolina sulla bellissima Val Martello, una valle laterale della Val Venosta in Alto Adige, autostrada del Brennero, uscita di Bolzano, si sale verso Merano, Silandro, a sinistra si arriva in questo paradiso al cospetto del Parco Nazionale dello Stelvio, versante Alto Adige. Il parco, lo sappiamo, è diviso in 3 zone: la parte verso la Lombardia, la parte verso il Trentino, Val di Sole, Peio e i Rabbi, e sullo sfondo l'Orters e il Cevedale, 2 montagne più alte del Trentino, che sono parte di questo parco. Grazie e alla prossima occasione, da Floriano Moboni. Ponte di Legno, Tonale, Val di Fiemme. Guarda, qui la natura ti riempie gli occhi di meraviglia. Vola, qui torni a sentirti leggero, torni a sentirti libero. Scopri, qui l'inverno è pieno di calore, quello delle chiacchiere degli amici, quello del silenzio ovattato del relax. Respira, sei in Trentino. Peio. Madonna di Campiglio. Salice, fatti di sport. Val di Sole. Val Sugana. In collaborazione con Ponte di Legno, Tonale, Val di Fiemme. Peio.